Allora, per prima cosa direi che farò la canalina qui e qui. Poi dovrò rinforzare il tutto, ma questo lo vedremo dopo. Perfetto ragazzi, canaline fatte in tempi direi brevissimi. Devo essere veloce, devo fare veloce. Via. Dai. Ora come prima cosa gli fisso un altro ferro per il lungo, perché questo aumenterà la robustezza del mio tavolo. Misura presa, ora taglio. E ora nel pavimento c'è un buco. Torniamo a noi. Pezzo tagliato e ora lo fisso subito con la saldatrice. Azione. Come potete vedere, dove ho quei montanti qua non è il mio centro del tavolo, ma il centro più spostato in qua, perché avevo sbagliato a prendere le misure. E dunque adesso manterrò il centro, così la piastra che appoggerò sopra sarà più bilanciata e stabile. Ora saldo meglio il tutto. Ora saldo un po' anche di qua, perché sennò di lì incendio tutto, tipo la canalina al legno. Il test del pugno è funzionato, la struttura è resistente al punto giusto. Ora ho acquistato queste due piastre per il valore totale di 50 euro. Ho preso anche del ferro extra, ovvio. Direi che è il momento di posizionare qui sopra la piastra più grande. Ma prima di fissarla, do una bella mollatina qui dove ho saldato. Ok, dopo circa una quindicina di giri attorno, forse gli ho trovato la posizione giusta. E per mettermi il più dritto possibile, posiziono anche l'altra piastra, così da rendermi conto. Adesso basta, la saldo perché sennò continuo a girargli attorno. La posizione definitiva sarà questa. Ho proseguito a saldare per circa una ventina di minuti per finire fuori un po' tutti i punti dove mancavano, di modo che adesso la piastra è più stabile possibile e ha poco riverbero quando la tocchi. Ora arriva il momento di saldare il pezzo di piastra richiudibile. Oh, finalmente c'è un altro piano di appoggio per il telefono. Tornando a noi, ora è il momento di posizionare il ripiano qui. È già tutto tagliato a misura, non resta che appoggiarlo e dargli qualche punto di saldatura. Stop al tempo, queste staffe dei cinesi non vanno bene. Non so sinceramente che materiale sia, ma non si riesce a saldare. Dovrò fare a meno della parte richiudibile, anche perché non voglio fissarlo con le viti e avere viti qui in mezzo. Dunque è l'unica. In compenso almeno ho la piastra di ferro da mettere qui, in quella zona qua. Dato che mi serviva, mi è andata anche bene. Ok, torniamo a noi. Ora devo chiudere quel buco qua e quello di là. 45,5. 36,5 per 45,5. E già che ho appena misurato anche l'altro ed è uguale, segno subito anche l'altro. E noi ci vediamo direttamente in zona taglio. E fuori uno. Pezzi tagliati, ora posso finalmente chiudere quel buco qua e anche di là. E siccome il tavolo non è fissato in terra, lo metto sdraiato, così lavoro meglio e non devo stare dietro sulla piastra mentre saldo. All'opera. Ah. Di qui direi che ci siamo. Ora lo giro dall'altra parte sperando di non darmelo di nuovo sul piede. Ho appena comprato un po' di materiale, tra cui le ruote col freno e un po' di viti qua e là per appunto fissare le ruote. Totale speso 16 euro. E ora
siccome inizialmente non avevo intenzione di mettergli le ruote, dovrò misurare quanto ho da qui a qui dove appoggia, per poi tagliarlo, di modo che il tavolo non diventi troppo alto. 9 cm e mezzo. Ora ho recuperato questo pezzo che era quello delle piastre laterali e casualmente si trova, direi, alla perfezione sulla base delle ruote. Quello che farò dunque è tagliare 4 pezzi di questa lamiera per poi fissarglieli sopra assieme con le viti per poi saldarlo qui. Tutto molto semplice, chiaro. Lo tengo in centro, segno i 4 fori. Ne metto così. La prima è pronta, ora non sto lì a farvi vedere le altre 3 e ci vediamo subito in zona di saldatura. Ho scoperto un'altra cosa assurda. Cioè io ho poggiato la calamita qui e probabilmente si magnetizza e mi tiene attaccata. Cioè, guardate, non è saldata. È cioè, ma che figata. Tutto molto bello, ma quell'effetto qua me lo fa anche sull'elettrodo, me lo tira, è un po' più difficile da governare. Bene amici, ora è il momento di mettere in piedi il tavolo e spero veramente che sia l'ultima volta, in quanto è bello pesante. Vediamo se nel metterlo giù si spacca oppure no, scommettete nei commenti. Wow. Intanto che finisco le saldature, voi accorrete a mettere like. Finalmente posso muoverlo senza trascinarlo. All'inizio non avevo intenzione di mettere le ruote, però comunque sono fondamentali, anche se per esempio devo spostarlo fuori e fare un lavoretto, comunque ho il mio piano d'appoggio. E noi ci becchiamo ovviamente sempre sul mio canale per il prossimo episodio, che sarà anche l'ultimo. Restate sintonizzati.